Ragazzi, oggi vi insegnerò come si fa ad improvvisare un assolo usando le 5 tecniche essenziali che ogni chitarrista dovrebbe conoscere. E non importa se hai iniziato da poco o se già suoni da qualche tempo. Ti basterà comprendere queste 5 tecniche per capire come partire con il piede giusto e suonare subito un assolo di chitarra vincente. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e nel video di oggi vedremo insieme quali sono i passi necessari per improvvisare un assolo vincente. Inizieremo con le tecniche più semplici fino ad arrivare a quelle più avanzate. L'argomento di oggi fa parte del mio workshop gratuito sull'improvvisazione, se vuoi vederlo trovi il link in descrizione per iscriverti, ma fallo solo dopo aver visto tutto il video. Iniziamo con la tecnica fondamentale, capire la tonalità del giro su cui improvvisare. Sia che tu suoni rock, pop o blues, devi assolutamente capire in che tonalità ti trovi, altrimenti non sarai in grado di suonare le note corrette. Il principale dubbio di chi inizia a suonare, a studiare l'improvvisazione con la chitarra è capire infatti la tonalità su cui poi andremo a suonare la scala, ad esempio la pentatonica. Se prendi una base di cui di solito è indicata la tonalità, puoi suonare tranquillamente la pentatonica di quella tonalità e non avrai problemi. Il problema però nasce quando vai ad improvvisare su un brano a caso, in cui chiaramente non conosci, non è riportata la tonalità. La buona notizia però è che nella maggior parte dei brani è sufficiente capire il centro tonale, ossia l'accordo che ci trasmette quella sensazione di risoluzione, di riposo, per capire la tonalità. E non serve una conoscenza approfondita dell'armonia, almeno nei brani pop rock più semplici, ma è sufficiente allenare il tuo orecchio. Se ad esempio il giro è formato da 3 accordi come Do, Fa e Sol, basterà sentire l'accordo che dà la sensazione di riposo per capire subito la tonalità del brano, e in questo caso è proprio l'accordo di Do che ci dà la risoluzione, il senso di conclusione. Questo perché in ogni tonalità, maggiore o minore, c'è sempre un accordo risolutivo ed è proprio quell'accordo che ci indicherà la tonalità e di conseguenza la scala o le scale da utilizzare. Ovviamente conoscere l'armonizzazione della scala è un approccio più accademico e completo. Ad esempio, con questo schema in tonalità di Do possiamo subito vedere quali sono gli accordi su cui possiamo usare la relativa scala, ad esempio di Do maggiore. Non entro nel dettaglio però per mancanza di tempo, chi vuole può approfondire l'argomento nei miei corsi di chitarra rock, ritmica e solista. La cosa importante è che una volta capita la tonalità del giro, la seconda tecnica è una delle più importanti, la scelta della scala. Se sei un amante del rock blues, la prima scala che ti consiglio di utilizzare è la scala pentatonica. Il metodo più semplice e immediato è proprio questo. Se il brano è in tonalità maggiore, suona la pentatonica maggiore. Se il brano è in tonalità minore, suona la pentatonica minore. Vediamo un esempio. In questo caso siamo in tonalità di Do maggiore, gli accordi sono Do e Fa, sul quale andremo a suonare la pentatonica maggiore, per comodità presa in corrispondenza dell'accordo di Do preso con il barretto. Se invece avessimo avuto un brano, ad esempio, in tonalità di Mi minore, avremmo suonato la relativa pentatonica minore. Ora iniziamo a ragionare quindi in termini di sonorità, di sensazioni che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta. Vuoi un suono più allegro, più solare? Allora userai la pentatonica maggiore. Vuoi un suono più cupo, più aggressivo? Allora userai la pentatonica minore.
utilizzando la pentatonica, come puoi sentire, la sonorità è proprio quella tipica del linguaggio rock blues, e questo perché la scala utilizzata ha soltanto 5 note, da cui il nome pentatonica. Ora, la terza tecnica è aggiungere le 2 note mancanti e usare la scala diatonica di 7 note, la scala maggiore. Anche qui puoi scegliere 2 metodi: se il brano è in tonalità maggiore puoi scegliere la scala maggiore, se il brano è minore puoi scegliere la scala minore naturale. Riprendiamo quindi il primo esempio in tonalità di Do maggiore, sul quale suoneremo la scala di Do maggiore e la prenderemo sempre in corrispondenza dell'accordo di Do con il barré all'8º tasto. Come vedi, il suono ora è molto più ricco rispetto alla pentatonica perché abbiamo aggiunto quelle 2 note mancanti che colorano il nostro fraseggio. E la quarta tecnica è proprio mischiare le scale e di conseguenza le sonorità. Ma prima di vederla, prendete il box pentatonico più difficile che conoscete, tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio! Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Abbiamo sempre questi 2 accordi, Do e Fa, e proviamo a mischiare le 2 pentatoniche, la maggiore e la minore. Come puoi sentire c'è una grande differenza tra le 2 sonorità, come se fossero 2 mondi diversi, e il bello è che sei tu a scegliere quale mondo far emergere di volta in volta. Se preferisci, la quinta tecnica prevede l'impiego della scala blues. Questa è una scala che amo particolarmente e non solo nel blues. Se non la conosci ti consiglio di usarla, anche perché è strettamente imparentata con la pentatonica, basta infatti aggiungere soltanto una nota, la quinta bemolle, allo schema che già conosci, per avere quindi un'altra arma a tua disposizione ogni volta che vuoi esprimere il blues che è in te. E ora non ti resta che mischiare tutte le scale che abbiamo visto finora, ma ricordati sempre che alla base di ogni assolo però deve esserci una sesta tecnica, la tecnica bonus tanto semplice quanto potente, l'idea. L'idea è un lick, è una breve frase anche di poche note usata per aprire l'assolo. Può essere una frase che già conosci oppure una breve melodia inventata di sana pianta. Ciò che conta però è che sia orecchiabile in modo da colpire chi ti ascolta. E soprattutto è fondamentale capire come usare quest'idea, come variarla per creare interesse in chi ti ascolta. Se vuoi capire come fare, come creare questa storia che è il nostro assolo, come mettere insieme quanto ti ho spiegato finora con degli esempi pratici, ti consiglio di cliccare qui sopra e di iscriverti al mio workshop gratuito su come creare un assolo vincente. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!